Ciao, oggi è il primo di 2 giorni a Madrid. Gireremo sempre a piedi e prenderemo la metro solo per andare a Plaza de Toros. Abbiamo preso l'albergo in via Atocha, vicino alla stazione ferroviaria, e 10 minuti da Plaza Mayor. Iniziamo la nostra visita partendo dal Parco del Retiro. Si trova nel quartiere di Jerónimos di Madrid. Nel 600 il parco era ad uso privato dai reali. Venne aperto al pubblico nel 1869. Dal 2021 è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Nel parco troviamo Palazzo di Cristallo. Viene costruito per fungere da serra per piante e fiori. Oggi ospita mostre temporanee. Si trova di fronte al laghetto. Il palazzo venne costruito nel 1887. È una struttura in metallo completamente rivestita di lastre di vetro. L'edificio è circondato da ipocastani. Nel laghetto ci sono alcuni esemplari di cipresso calvo delle paludi, la cui caratteristica è che parte del tronco e le sue radici si trovano sotto la superficie dell'acqua. Quando passate qua sotto, state attenti alla testa, che io, il masso che sporgeva, l'ho preso, anche se non si vede. Non lontano dal Palazzo di Cristallo troviamo anche il Palazzo de Velázquez, che si ispira al Crystal Palace di Londra. Fu costruito tra il 1881 e il 1883. È di proprietà del Ministero della Cultura ed è utilizzato come sala riservata alle mostre temporanee del Museo Nacional Reina Sofia. In questi giorni ospitava i dipinti dell'artista Vivian Sutter. Nel cuore del Parco del Retiro troviamo un laghetto artificiale dove si può fare un giretto con una barchetta a remi. La capienza massima è di 50 barche. Ci sono anche 2 barche che sono accessibili a persone su sedia a rotelle. Il prezzo per il noleggio è contenuto: per 45 minuti 6 euro dal lunedì al venerdì e 8 euro sabato e la domenica. Sicuramente consiglio una visita a questo lago perché comunque è una delle attrazioni più fotografate di Madrid. Poi per il giro in barca dipende da quanti giorni uno ha a disposizione. Noi ad esempio abbiamo solo 2 giornate e non ci sembrava il caso perdere 3/4 d'ora sulla barchetta. Abbiamo preferito tirare dritto e visitare più cose possibili. Sul lago si affaccia il monumento ad Alfonso XII. La sua altezza è di circa 30 metri. Accanto al Parco del Retiro
troviamo Porta de Alcalá, situato nel centro della Plaza della Independencia. È una delle 5 porte reali che consentivano di accedere alla città. Il Palacio de Cibeles è un edificio monumentale che dal 2007 è la sede del Comune di Madrid. Se siete a caccia della panoramica perfetta, salite fino all'8° piano, al Belvedere di Cibele. Il Museo del Prado è uno dei musei più importanti del mondo. Ospita opere dei maggiori artisti spagnoli e italiani. L'ingresso è gratuito dalle 18 alle 20 dal lunedì al sabato, mentre i giorni festivi dalle 17 alle 19. Vi consiglio di arrivare però prima rispetto all'orario, se no fate come noi che i biglietti gratuiti erano finiti. Vicino al museo c'è la chiesa di San Geronimo. Le sue origini risalgono al 1494 e dal 1925 è considerato monumento nazionale. Il nostro giro del primo giorno a Madrid lo terminiamo visitando la stazione ferroviaria di Atocha, dove possiamo vedere uno splendido giardino tropicale. E adesso poi andiamo a mangiarci una buonissima paella, senza portarci dietro la telecamera. Poi ci andremo a recuperare le forze per ripartire domani mattina per un altro giro a piedi della capitale spagnola. Il nostro secondo giorno a Madrid, e mentre ci prestiamo ad andare verso Plaza Mayor, nel tragitto vediamo il Teatro Calderón. Andando verso Plaza Mayor in corso Atocha, oltre il Teatro Calderón, troviamo anche la chiesa di Santa Cruz. La chiesa di Santa Cruz fu completata agli inizi del 1900 e fu costruita al posto di una chiesa del 600 che fu distrutta da un incendio. Entriamo adesso a Plaza Mayor, da una delle 9 porte che consentono l'accesso. Plaza Mayor è situata al centro di Madrid. L'origine della piazza risalgono al XV secolo, quando in questo luogo, chiamato allora Piazza d'Arrabal, si svolgeva il mercato. Si tratta di una piazza porticata a pianta rettangolare, di 129 metri di lunghezza e 94 metri di larghezza, completamente chiusa da edifici a 3 piani con 237 balconi che si affacciano sulla piazza.
centro della piazza nel 1848 venne collocata la statua equestre di Filippo III. La Piazza della Villa è uno dei complessi monumentali meglio conservati di Madrid. È ubicata in pieno centro storico, vicino a Puerta del Sol, e fino a poco tempo fa era lì che si trovava la sede del Comune di Madrid. Adesso andiamo a visitare il Palazzo Reale. Di fronte al Palazzo Reale troviamo la Cattedrale dell'Almudena, che è la cattedrale di Madrid. Fu conclusa la sua costruzione nel 1993 e fu consacrata in quell'anno da Giovanni Paolo II. Dentro troviamo un museo che ospita i patroni della città. Per visitare il Palazzo Reale abbiamo fatto il biglietto al costo di 12 euro a testa. Se vi può interessare, non accettano contanti. Il palazzo è stato ed è ancora la residenza ufficiale della famiglia reale spagnola. Oggi è utilizzato esclusivamente per le cerimonie, le conferenze e gli atti ufficiali, dato che i monarchi vivono nel Palazzo della Zarzuela nella periferia di Madrid. L'edificio ricopre 135 metri quadrati, ha la bellezza di 3.418 stanze ed è una delle residenze di Stato più grandi di tutta Europa. Questo è il cortile interno. E qui iniziamo la nostra visita ad alcune stanze del palazzo. Purtroppo gran parte dell'interno visitato non l'abbiamo potuto riprendere. Le scale dell'ingresso sono di marmo. La statua raffigura Carlo III nelle vesti di imperatore romano. Nella volta c'è un affresco che raffigura la monarchia spagnola che rende omaggio alla religione. Questo quadro rappresenta la famiglia reale. Questo è il Salone de Columnas. Qui vediamo delle sculture raffiguranti personaggi dell'impero romano e Carlo V.
presenta un affresco del Giaquinto e una serie di arazzi che rappresentano gli apostoli. Da qui purtroppo non si può più riprendere. A destra del Palazzo Reale troviamo Piazza d'Oriente. Qui possiamo vedere il monumento equestre a Filippo IV e dietro il monumento c'è il Teatro Reale. Qui le statue di diversi re di Spagna. Piazza di Spagna è una grande piazza al centro della quale si trova il monumento a Cervantes ed è composta da una scultura in pietra di Cervantes che sovrasta le sculture in bronzo di Don Chisciotte e Sancho Panza. Sulla piazza si affaccia l'edificio Espagna e la Torre di Madrid. Quest'ultima è alta 142 metri e ha 36 piani. In Piazza di Spagna troviamo anche la chiesa di Santa Teresa, che si distingue dagli edifici circostanti per la sua facciata di origine medievale. Il Tempio de Bod è un tempio egiziano del secondo secolo a.C., donato alla Spagna dall'Egitto nel 1968 come ricompensa per l'aiuto spagnolo nel salvare dei templi in pericolo a causa della costruzione di una diga. Qui siamo a Puerta del Sol, purtroppo ci sono dei lavori in corso. Qui possiamo vedere la statua dell'orso. La grossa scritta Tio Pepe è una pubblicità a un famoso sherry. Qui c'è anche il chilometro zero, che è il punto di riferimento della rete stradale della Spagna. Gran Via è una delle principali strade di Madrid. Fin dalla sua costruzione all'inizio del 1900 è il luogo di riferimento dal punto di vista commerciale, turistica e come luogo di ritrovo. Su questo palazzo vediamo la Lupa. Four Seasons Hotel, uno degli hotel di lusso di Madrid. A Plaza de Toros ci siamo arrivati in metropolitana da Gran Via. Abbiamo preso la linea 5 e siamo scesi alla fermata di Ventas.
la più importante della Spagna, è la terza più grande del mondo e la sua capienza è di 26.000 spettatori. Qui termina purtroppo il nostro giro a Madrid. Se vi è piaciuto ricordate di mettere un like e se vi va iscrivetevi al canale. Grazie, ciao!